Ragazzi, sapete che questa scatola può trasformare completamente il vostro suono? Oggi metterò infatti alla prova il Torpedo Reload 2 in 3 scenari che ogni chitarrista prima o poi deve affrontare. 1. Suonare col proprio amplificatore valvolare nel cosiddetto sweet spot, ma a volumi gestibili. 2. Registrare di notte senza svegliare i vicini. E 3. Fare il recapping delle proprie registrazioni. Impossibile? No, dai, vi guiderò passo dopo passo in ogni fase, anche se non avete mai utilizzato uno strumento simile. Prima di iniziare però c'è qualcosa di fondamentale che dovete sapere. Ciao ragazzi, sono Alessandro Giordani, sono un chitarrista e questo che vedete è il nuovissimo prodotto della TuneNotes, il Reload 2, il fratello maggiore del Torpedo Captor X SE che ho già recensito qui sul canale. Il Reload 2, oltre ad essere un attenuatore e una load box, è anche un amplificatore di potenza a doppio canale, ognuno da 215 watt, con dei controlli indipendenti, loop effetti stereo per ogni canale e molto altro. Una macchina direi quasi perfetta. Quasi. Trovate come sempre il link in descrizione. Nell'imballo, oltre al Reload 2, troviamo il manuale di istruzioni, un plettro, il cavo per l'alimentazione e un kit per collegare il Reload 2 al rack. Ragazzi, lo chassis è molto robusto, ha il suo peso e guardate, le alette in legno sono fantastiche, bellissime e perfette se volete lasciarlo in bella vista, magari sulla vostra scrivania o sull'amplificatore. E all'interno troviamo anche la licenza vita del software Genome Reload 2 che include tra l'altro 24 cabinet virtuali. E dopo li ascolteremo. Ma ragazzi, partiamo dalle basi. Cos'è una load box? Una load box sostituisce praticamente l'altoparlante del tuo amplificatore, permettendoti quindi di registrare e di suonare senza alcun rumore. Ma il problema è che la maggior parte delle load box, soprattutto economiche, utilizza un carico resistivo che appiattisce la dinamica e il sustain. Il Reload 2 invece usa una tecnologia che riproduce la curva di impedenza ispirata ai diffusori Celestion, garantendo quindi una sensazione e un timbro autentici. Celestion infatti ha lavorato direttamente con TuneNotes per creare un carico che si comporta esattamente come i loro altoparlanti più famosi. Significa che l'amplificatore sente la presenza di un cabinet vero e la differenza si sente immediatamente nella risposta dinamica e nel suono. Ragazzi, ma se il video vi sta piacendo, prendete il vostro amplificatore valvolare e amplificatelo sul pulsante mi piace e doppio mi piace e non azzardatevi a iscrivervi a questo canale, non vi voglio. Sappiate però che solo a 100.000 iscritti vi dirò perché non dovete iscrivervi al canale. Ma vediamo i collegamenti. Per iniziare dobbiamo prendere il cavo speaker dell'amplificatore e collegarlo all'ingresso amp in del Reload 2. Ma attenzione ragazzi, c'è un passaggio che molti sottovalutano. L'impedenza deve sempre corrispondere. Questo passaggio infatti non solo ottimizza il suono, ma previene anche dei danni eventuali all'amplificatore. Il Reload 2 supporta 4, 8 e 16 ohm e copre praticamente tutti gli amplificatori presenti sul mercato. In questo caso l'amplificatore è da 8 ohm e lo impostiamo con il selettore sul retro e la conferma ci viene data da questa spia in basso. Ma c'è un'altra caratteristica che rende il Reload 2 unico, il design a doppio canale, che ti permette quindi di miscelare due sorgenti contemporaneamente, come ad esempio un ampli sul canale A, come ho fatto adesso, e un modeler o un preamplificatore sul canale B. Ogni canale poi ha dei controlli indipendenti per il volume, la presenza, la profondità e ha due loop effetti stereo, utili ad esempio se vogliamo usarli su un amplificatore che non è dotato, come ad esempio in alcuni amplificatori vintage. Il loop poi può essere usato in serie, può essere usato in parallelo e dosato con il controllo di mix e può essere comandato anche da un foot switch. Il Reload 2 gestisce amplificatori fino a 200 watt RMS, quindi funziona con praticamente qualsiasi amplificatore sul mercato. I due finali interni sono da 215 watt in classe D, sono ultra trasparenti e garantiscono potenza e chiarezza per qualsiasi configurazione. Ad esempio ti permettono di trasformare un piccolo amplificatore da pochi watt in un mostro da palco. È chiaro quindi che il Reload 2 è un vero e proprio centro di controllo che ti permette di
sfruttare al massimo ogni amplificatore, sia dal vivo che in casa che in studio. Ragazzi, ma prima di farvelo sentire vi faccio una domanda: riuscite a suonare il vostro amplificatore valvolare in casa? E se sì, come fate? Scrivetelo con un commento qui sotto che ovviamente non leggerò. Il problema di fondo, soprattutto in casa con gli ampli valvolari, è avere un bel suono senza stordire il vicinato. Ogni amplificatore valvolare ha infatti un punto magico dove suona meglio ed è il cosiddetto sweet spot, ma spesso questo volume è completamente ingestibile sia in casa ma anche in studio. Per cui il primo scenario è configurare il Reload 2 come attenuatore. Ho collegato la mia testata Lani Cab Super Top da 15 watt valvolare, e 15 watt valvolare in casa sono tantissimi, e dopo aver impostato il Reload 2 su 8 ohm ho collegato l'uscita cabinet dell'ampli all'ingresso amp in del Reload, e infine ho collegato il cabinet 2x12 all'uscita speaker A del Reload 2. E volendo è possibile anche collegare un'altra cassa all'uscita speaker B per un setup stereo. Sul pannello troviamo il selettore Amp Line e ovviamente ho selezionato l'ingresso dell'amplificatore. In questo modo posso monitorare il suono in tempo reale e regolare il volume di ascolto con il grande potenziometro bianco. Questo setup mi permette di spingere l'amplificatore mantenendo dei volumi accettabili anche in casa o in studio. Iniziamo con l'amplificatore a volume basso, diciamo 3 su 10, senza alcuna attenuazione. Il suono è pulito ma piatto, poco saturo. Ora spingiamo il volume dell'amplificatore oltre la metà e attenuiamo il volume del Reload 2. Sentite come l'amplificatore inizia a comprimere in maniera molto naturale, le valvole saturano e possiamo percepire il carattere dell'amplificatore nel suo sweet spot. Il suono quindi è ricco, è dinamico, con una bella saturazione, e tutto questo a volumi accettabili anche in casa. Come vedete c'è un indicatore che mostra in tempo reale il livello in ingresso ed è regolabile con il potenziometro amp in posto sulla parte frontale da meno infinito a più 22 dB. Questo ci permette di trovare il giusto equilibrio che corrisponde alla luce verde sotto la scritta OK. Ma non è finita qui. I controlli depth e presence compensano rispettivamente la perdita di eventuali basse frequenze o di alte frequenze. Questi due controlli ci restituiscono quindi corpo e definizione, per cui se avvertiamo una perdita di brillantezza nelle frequenze alte o di corpo sulle basse, basta intervenire su questi due controlli. Ma ragazzi, la grossa sorpresa è il pulsante Mojo. Questo pulsante infatti simula un po' la curva del pulsante loudness che troviamo ad esempio sugli stereo, quindi aggiunge un leggero boost sulle basse e sulle alte e diminuisce leggermente le frequenze medie. È un boost intelligente che non stravolge il suono originale, ma lo rende più pieno e dinamico, come se l'amplificatore stesse lavorando a volume più alti.
sicuramente è molto utile per suonare a bassi volumi, specie in casa, ma in registrazione preferisco intervenire direttamente sull'equalizzazione dell'amplificatore o del mixer. Come avete visto è facile spingere l'amplificatore nel suo sweet spot, anche con un'attenuazione molto forte, e il Reload 2 preserva la dinamica e la risposta al tocco. Quando suono più forte l'amplificatore reagisce comprimendo di più, e quando invece suono in maniera più morbida il suono è più naturale, meno compresso. Questa reattività, ragazzi, per me è fondamentale e il Reload 2 la mantiene intatta a qualsiasi volume. Ma passiamo al secondo scenario: registrare di notte senza disturbare. Immaginate questa scena: sono le 2 di notte, hai l'ispirazione ma non puoi accendere l'amplificatore senza creare un caso diplomatico con i vicini. Configuriamo quindi il Reload 2 per la registrazione silenziosa. Il setup è simile al primo scenario, ma senza però collegare la cassa. Ricordiamoci che l'amplificatore valvolare deve sempre vedere un carico, altrimenti rischiamo di danneggiarlo. E il Reload 2 diventa quindi il carico perfetto, simulando proprio un cabinet. Dall'uscita line out del Reload 2 il segnale viene inviato direttamente alla mia scheda audio e il volume di uscita viene regolato dal potenziometro output. Ora vediamo come il Reload 2 catturi le sfumature dinamiche dell'amplificatore a diversi volumi. Imposto il master volume dell'Aney a 3/10, un livello che normalmente produrrebbe un suono piuttosto debole. E il risultato, ragazzi, è sorprendente. Con la reattività del carico del Reload 2 otteniamo lo stesso sustain e la stessa risposta dinamica di un cabinet 4x12, anche a volume molto ridotto. L'amplificatore quindi reagisce esattamente come se fosse collegato a un cabinet vero. Aumentiamo ora il volume dell'Aney a 7/10. Normalmente questo livello sveglierebbe tutto il condominio, ma con il Reload 2 siamo in completo silenzio. La differenza nel suono è notevole, l'amplificatore inizia a comprimere naturalmente, le valvole lavorano di più e il carattere dell'Aney emerge completamente. E il Reload 2 cattura questa trasformazione senza perdere nessun dettaglio. Incredibile! E la simulazione di casse lo otteniamo con il software Genome, incluso con il Reload 2, che offre delle simulazioni di cabinet famosi per modellare il nostro timbro. Ascoltiamo il segnale pulito senza simulazione di cassa. E ora aggiungiamo un cabinet virtuale dal software Genome. La differenza, ragazzi, è pazzesca. La registrazione silenziosa con il Reload 2 non è quindi un compromesso, ma è una vera alternativa professionale. Puoi finalmente sfruttare il carattere del tuo amplificatore valvolare in qualsiasi momento, creando quindi delle registrazioni di qualità anche nel cuore della notte. Ma questa, ragazzi, è solo una delle possibilità creative che il Reload 2 ci offre. La grande svolta è il terzo scenario, il recabbing. Il recabbing è dove il Reload 2 mostra tutta la sua potenza. Questa tecnica ti permette di registrare una traccia di chitarra per poi sperimentare dei suoni completamente diversi. Ma ti faccio una domanda: quante volte hai registrato una parte di chitarra e poi ti sei pentito di non aver provato un altro settaggio o un altro microfono? Con il recabbing questo problema non esiste più.
Ma come funziona in pratica? Una volta regolata la traccia di chitarra, il nostro suono può essere modificato con il software Genome, che ci mette a disposizione la simulazione di ben 24 cabinet professionali, una selezione dei microfoni più famosi e una serie di effetti che possiamo inserire in post. Possiamo scegliere quindi i nostri cabinet virtuali e sentire subito la differenza timbrica, come cambia radicalmente il suono e senza dover registrare di nuovo. E la stessa traccia suonerà completamente diversa, passando da un 4x12 con un Vintage 30 a un 2x12 con un Celestion Blue. Direttamente su una 2x12 Celestion. La risposta dinamica è perfetta e ogni sfumatura del tocco originale viene preservata e amplificata dal carattere della cassa. E il grosso potere del software Genome lo vediamo quando andiamo a modificare il setup, ad esempio, dei microfoni, scegliendo tra microfoni dinamici, a condensatori, a nastro e cambiando la posizione rispetto al cono virtuale. Oppure quando vogliamo aggiungere effetti come delay o riverberi in post-produzione. Questo che ascoltate è il suono ripreso con un microfono Shure sul mio cabinet. E questo invece è il suono del cabinet virtuale del Genome. Il Reload 2 può trasformare le nostre tracce senza impazzire con microfoni esterni, con problemi di fase o quant'altro. E oltre a risparmiare tantissime ore di studio ci apre a possibilità creative che prima erano davvero impensabili. Ma dopo aver visto tutto questo, arriviamo alla fatidica domanda. Quanto costa il Reload 2? Come avete visto, il Reload 2 non è solo una loud box o un attenuatore, ma un vero e proprio game changer per qualsiasi chitarrista serio che vuole sfruttare completamente il carattere del proprio amplificatore valvolare, senza compromessi di volume o di orari. Attualmente il prezzo è di 999 euro, vi lascio il link in descrizione. So che la cifra non è sicuramente alla portata di tutti e sinceramente, mia opinione personale, avrei gradito avere almeno un'uscita cuffia e anche la possibilità di avere al suo interno dei cabinet virtuali, come ad esempio nel Torpedo Captor X. Se volete delle simulatori di cabinet senza passare per il computer, dovete collegare un cab simulator esterno, come ad esempio l'Opus, sempre della TuneNotes. E la mia idea è che la casa produttrice abbia voluto differenziare esplicitamente i due prodotti anche per non alzare ulteriormente il costo del Reload 2. Mi auguro che però tra qualche anno, in una prossima versione di questo Reload, verranno implementati anche questi upgrade. Ma per chi è indicato questo prodotto? Il target, a mio avviso, è il musicista professionista o anche semiprofessionista che vuole avere una soluzione unica per registrare e sfruttare al meglio i propri amplificatori, sia in casa che dal vivo, ed è indicato anche per gli studi di registrazione che hanno bisogno di una soluzione completa e definitiva che possa soddisfare qualsiasi esigenza, dall'amp switching al recamping e magari fissato in un bel mobile rack con le suolette in dotazione. E ragazzi, credo che al momento sia uno dei migliori prodotti che potete trovare sul mercato. Se siete interessati vi lascio il link in descrizione. Voi intanto fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti qui sotto, se ci sono dei setup particolari che vorreste avere con la vostra chitarra e come il Reload 2 potrebbe esservi utile. E se volete un consiglio, date uno sguardo al video qui sopra. Noi ci vediamo la prossima settimana con il prossimo video. Ciao ragazzi, buona musica!
Ciao!